E bentornati, questa è la prossima puntata di Una vita da lontano live in podcast. Come state? Come va? Come sta andando? Come andrà? Perché ovviamente trattandosi di live che poi e dove andrà? Che poi diventa un podcast, siamo sempre insomma proiettati al passato, al presente, ma soprattutto al futuro, ricordandovi di cliccare su tutti i nostri likes e iscrivervi a tutti i nostri canali per sapere quando siamo in onda, quando c'è una nuova puntata, quando c'è un nuovo video, quando c'è un nuovo podcast su YouTube, Spotify, Apple Podcast, eccetera, 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 eccetera. Io sono Raffaele Labrozzi e con me questa settimana i miei due compagni di viaggio, Astra e Zeneca. Benvenuti e bentornati. Fantastico. Io sono Astra, si vede. Peraltro volevo dirti che più che futuri e passati, personalmente, come dire, vista la mia persona, direi che l'unico tempo che mi appartiene è l'imperfetto. Stai già andando sul metafisico e me ne compiaccio. È vero, il problema è l'altra metà. Infatti, a proposito di metà, vai Emi. Grazie Piero, benvenuti a tutti, ciao da Emiliano. Allora, questa è... Non cominciamo, io qui tra bevande liquide e cose piccanti che mi sono state mandate dall'Irlanda, sono un po' frastornato. Allora, questa è la nostra 42esima puntata, la 10ª della seconda stagione. Siamo ancora qui, come direbbe qualcuno facendo una citazione, e abbiamo un nuovo ospite. Siamo tornati diciamo quasi su un luogo del delitto, ma sicuramente un futuro delitto per quanto riguarda il nostro... Ti ringrazio, è una presentazione meravigliosa. Piero. Abbiamo con noi il nostro ospite, ve lo presentiamo, Oliviero Martini, benvenuto, ciao. Salve a tutti. Salve. Da una città della Bulgaria che io non sapevo... esistesse, pensavo che in Bulgaria ci fosse una sola città, invece c'è anche Plovdiv, dove... un po' come il Molise, no? Come tu sai. C'è una sindrome... Esatto, ma dipende semplicemente dal fatto che, diciamo così, tutti noi abbiamo dei paraorecchie un po' psicologici, un po' culturali, diciamo così, e se non è successo un fatto grave, diciamo così, un'invasione, una guerra, un incidente con tanti morti, sicuramente non ci andiamo a imparare molto di più di quello che è necessario. E invece tu ti trovi in questa cittadina e adesso ci faremo raccontare come è tutto il tuo percorso dall'Italia, soprattutto di dove sei originario esattamente. Posso anche darti dei dati sintetici perché sì. Tendo a parlare molto, mi hai fatto una domanda va bene, che un po' mi tocca un po' tutta la vita proprio dall'inizio, allora siccome cominciamo dall'inizio, andiamo con ordine, dall'inizio. Facciamo prima un flash che qualcuno gli importa cosa diciamo. Allora, Plovdiv, che giustamente è un nome che non si sente mai, era l'antica Filippopoli, fondata da Filippo e padre di Alessandro il Macedone. Che ricordiamo almeno vero. Filippo significa amante dei cavalli. Cavalli, infatti doveva essere il nome di Piero, poi hanno scelto Piero. Pieropoli non suonava bene, però. Secondo me a breve suonerà benissimo. Va bene. Benissimo. Scusa l'interruzione. Promettente, questa è la 45esima puntata, vero? Sì, 42. Sì, promette già di essere comunque tra le migliori. Comunque. Secondo me siamo già al minuto 36 secondi e stiamo già parlando di cavalli, penso sia una progressione inarrestabile. Quindi, dunque, tornando a Filippopoli, è una città antichissima che in pratica dopo l'era glaciale si sono trovati benissimo qui in questa zona, non si sono più mossi e sono anche un po' mediterranei per il resto della Bulgaria, perché proprio era una terra di mezzo tra... proprio la latinità e la zona che a noi diciamo anche un po' spaventa delle pianure russe dove già abbiamo freddo al solo pensiero, quindi adesso non vorrei entrare in altri discorsi, però qui si incontra anche una specie di trippa che ricorda Roma, si incontra una specie di umorismo che ricorda un po'
le nostre terre del sud, e uno dice, quindi è una terra slava in cui io però mi posso relazionare, no? Questo non lo dico io che gironzolo da una vita, perché ho fatto il traduttore, ho fatto vari lavori, insomma mi sono mosso, ma anche persone che vengono qui solo per viaggiare si trovano molto a casa propria. Ti è preparato, c'è da dirlo, non me l'aspettavo. Sì, mi ero messo anche dei libri qua dietro per fare l'intellettuale, quei libri dietro, ma continua a essere quello sfondo che dicevi dell'hotel a ore ungherese del 56, e non riesco a uscire da questo periodo, no, non Brezhnev, questo periodo qui di... vabbè. E comunque, ecco, occhio che è rovesciato, poi devi contare... quando vabbè, allora così parlavamo quindi di Plovdiv, però non volevo annoiarvi con una guida turistica, sebbene io l'abbia preparata lungamente prima di collegarmi con i gatti che mi guardavano isterici. Allora, Plovdiv dammi un po' di volata, no? Aiutami. No, allora Plovdiv ok, e poi ci torneremo con delle domande più interessate che ti farà Piero, perché per ovvi motivi è il più adatto alle domande. Una domanda serissima, a dire il vero, sì, lo spiegherà, però andiamo con ordine per aiutare chi ci sta ascoltando, magari che ci sta ascoltando per la prima volta e dice che questi pazzi che cosa fanno. Allora, tu da dove ci parti dall'Italia? Da dove parto dall'Italia? Allora, questa volta sono partito in una versione di Walking Dead realizzata col budget di Arrapao. Questo è proprio da anziani, Arrapao. Dopo la spieghiamo per i millennial, mettiamo sottotitoli. Vabbè, ho capito, però intanto il boomer l'abbiamo preso tutti. Qui deve avere un target, penso, per persone mature, perché altrimenti è anche un po' inquietante. Cioè, è vero, 35-45 anni è il nostro target di ascoltatori. Quindi. È il nostro target di ascoltatori, non per fare critiche a chi ne ha di meno o di più, ma è così, va bene. E questa è la Bulgaria che ironicamente i bulgari dicono: hai presente quel paese? E dice: presente dov'è la Romania? Sì. Dov'è la Grecia? Sì. Dove sta la Serbia? Sì, più o meno. Ecco, quello dove non sai siamo noi. Però diciamo che è finita un po' nel dimenticatoio, anche se è considerata un po' il punto culturale maggiore poi dei Balcani. Sono venuto qua da Pescara, dove vivevo con la mia ragazza, che anche lei sta silenziosamente seguendo questo promettente episodio. Ce ne siamo andati prima del lockdown, quindi siamo arrivati qua a inizio novembre. Io ero già stato qua 2 anni prima, perché è stato Città della Cultura insieme a Matera. Voi potete immaginare quanto sia stato ampio lo scambio di informazioni tra Matera e Plovdiv, perché specie a Matera è uno dei centri di poliglottismo più antichi del mondo, quindi potete immaginare la comunicazione con dei bulgari tutti interessatissimi a utilizzare questi fondi nel migliore dei modi, ovviamente. E quindi ecco, queste sono state città della cultura insieme. Quindi so che adesso è difficile, state ancora fissi a pensare che hanno fatto niente, assolutamente niente, però diciamo che adesso stanno arrivando diversi stranieri che venivano qua come turisti, perché qui è un po' più morbida la situazione, nel senso sono 6 milioni di abitanti, 3 stanno a Sofia in totale nell'area urbana, quindi poi il resto è terra verde, si sta abbastanza, non ci si pesta i piedi, no? E ecco, poi se a uno piace una lingua che si può amare ma non capire, come ogni relazione che voi abbiate mai avuto, questo è proprio il posto giusto. Però se uno parla l'inglese e una lingua latina, diciamo, qui ha delle buone coordinate. È un po' insegnato male, in modo molto crudele, l'alfabeto cirillico è stata un po' la lingua del KGB e basta, noi abbiamo visto solo questo. Poi ho scoperto per caso che invece la Bonelli è conosciutissima, i fumetti Bonelli, parlando di cose age, tutti li conoscono, tutti sono stati tradotti tutti a livelli che non si può capire. Allora
diciamo, noi abbiamo avuto un blackout culturale che io mi guardo bene dal toccare la politica, perché sarebbe molto complesso con i Balcani. Qui trovi la scritta poliziotto comunista di merda invece che fascista, c'è stato un rovesciamento di questo tipo, no? Quindi non andrei ora nei dettagli però politici. Mette in prospettiva un sacco di roba, nel senso colore, no? Ecco, quando li porti nei nostri centri sociali dici no, qua perché ci fumavamo le canne, quello è un po' un simbolo, è un momento strano si può dire sincretismo e sinestesia, o altre parole che ci danno un tono in questo. Aspetta che lo cerco su Wikipedia, sinestesia, perché nemmeno che poi ti di liceo classico so che cosa significa. No, tanto la voce le sta rivede tutte Piero Angela di Gesciolscimenze ormai in Wikipedia. Allora, senti... invece la domanda qual era, Emiliano, iniziale? Allora, la domanda iniziale è da dove sei partito, ma in realtà era molto più semplice. Di dove sei tu? Dove sono io? Da dove vieni? Dove sei nato? Non lo sa nemmeno lui. Non lo sa io. Invece hai detto che prima di questo giro, chiamiamolo così, di trasferimento da Pescara alla Bulgaria, c'eri stato già prima. Cosa ti aveva portato in Bulgaria e qual è un motivo? L'APO mi ci aveva portato la FIA, cioè ovviamente l'APO ci sono andato per la patata, cioè ecco. È ovvio, no, non è vero. Allora, io sono nato a Roma, ma ho traslocato un sacco di volte, quindi sono mezzo veronese e quindi c'è una specie di misto dentro di me, no? Tra mezzo umano e mezzo Venetor, mi piace. Allora, poi di Verona, che è veneta anche per i veneti, quindi bevo la mattina, ho voglia di lavorare, poi verso le 2 mi piglia la parte di Roma, voglio lasciare tutto, e così quasi ogni giorno, da sempre. Tutti i difetti, pochi pregi, diciamo così. Io e Chiara abbiamo deciso di affrontare, diciamo, il percorso degli zingari a rovescio, invece di essere con le barche, capisci? Siamo quasi all'emigrazione da Pescara verso... Allora, e questa è una battuta, ma poi è interessante perché chiunque vada, diciamo, nei Balcani rimane anche sorpreso da... vedete, allora, la delicatezza, tutti fumano sigarette ma non trovi un mozzicone per strada, le donne non vengono mai né molestate, diciamo, né trattate in modo molto volgare come accade da noi. C'è tutta una serie di cose interessanti, perché c'è anche una lingua antica che dà del voi, che ha il neutro, un gruppo di ragazze le puoi sostanzialmente chiamare come se non sono ancora sessualizzate nella lingua, capito? Ci sono delle delicatezze nelle lingue barbare, no? Perché compensa una lingua dura, compensa la gentilezza in un altro modo, no? Sì. E quindi uno si può fare dei flash rinfrescanti per il cervello, perché essendo una lingua che sei di nuovo come a 7 anni, quello cos'è, quello che vuol dire, quello no, è un qualcosa da fare invece di spararsi, che è complicato, perché in Italia una pistola, non ti dico, cioè è veramente difficile. Dovreste ridere, ma il programma stavo pensando che piega... Sì, no, c'è una stampante 3D, adesso si può fare, si può dire ancora 3D, si può fare le rapine, sì. Le donne, sì. Vabbè. Ok, il motivo principale per cui i miei soci, i nostri ascoltatori, dei potenziali futuri espatriati decidono di lasciare l'Italia è infinito. Ognuno ha una... per latitanti, per aiutarli ad andare via. No, nel senso che ci sono, ognuno ha un suo percorso, una sua storia, sì, che è diversa da quella degli altri, sì, per cui tu magari ti puoi ritrovare nello stesso paese, per esempio con Piero, e entrambi avete fatto 2 percorsi completamente, assolutamente diversi, sì, pur ritrovandovi nello stesso posto, così come le storie di chi è partito a un certo punto della sua vita sono completamente diverse da quelle di un altro che lo ha dovuto fare per dei motivi. C'è chi lo sceglie, c'è chi si sente obbligato, c'è chi la vede come unica prospettiva. La tua mi sembra invece
una ricerca di qualcosa di diverso. Non fumiamo in video, però. Scusate, ecco, ragazzi, adesso no, ma è bello perché la domanda mi ha creato una tensione crescente di aspettativa. Quindi... No, è bello perché il massimo della rilassatezza porta a fare dei gesti automatici come quello che stavi facendo, per cui a me in realtà fa piacere che ti senti a tuo agio. No, invece la curiosità, la domanda è proprio che tipo di espatrio stai vivendo, se lo sai, allora, diciamo sì, così. Dunque, stai vivendo un espatrio per andare a trovare delle occasioni, o semplicemente quello perché c'è qualcosa che ti spinge a trovare qualcosa di diverso, ad andare da un'altra parte, insomma? Allora, guarda, ovviamente uno può essere più avventuroso, più curioso, possono esserci diversi fattori, però quello fondamentale che penso possa interessare anche chiunque altro è che in questo momento, se uno ha un piccolo capitale, sia di famiglia, ma anche un capitale personale, può essere skill, può essere capacità o qualifiche o voglia di fare, a parte i soldi, ma soprattutto anche se c'è, veramente parlo di piccole famiglie o di parenti che hanno ancora qualcosa da parte, diciamo che siccome c'è un processo di erosione del capitale molto aggressivo in Europa e anche, diciamo, abbastanza sistematico è stato, qui è una zona dove ancora, certo, i pensionati sono venuti qua 5-6 anni fa a comprarsi gli appartamenti da turistaz, così, insomma, sulla costa, però se uno vuole vivere, diciamo, non nell'enclave lì che vivi separato dal paese, no? Non ci vivi veramente dentro, stai nella tua zona e basta. Qui c'è ancora l'occasione di aprire un'azienda, di fare tutta una serie di operazioni senza fatica, e è una zona dove per i gasdotti che stanno costruendo, per la convergenza per cui tutto il canale della nuova via della seta cinese finisce su Turchia, Bulgaria e poi quindi Italia, quindi noi siamo, pensate, da Roma andando giù l'Appia va giù e diventa a Brindisi più o meno Brindisi diventa Legnazia, che poi attraversa tutta la Grecia, si chiama ancora Ignazia, va fino a Plovdiv e finisce sul Mar Nero, e ancora l'Appia, è pazzesco, cioè sei ancora sulla tua strada romana in un qualche modo, ma quindi puoi cercare intanto di respirare, perché anche essere costretto adesso, a parte il lockdown, non è che prima andasse proprio benissimo come qualità della vita in Italia. E per qualità della vita, scusate se mi dilungo, interrompetemi quando vi pare, intendo dire che noi italiani all'estero ci stiamo da sempre, siamo una diaspora in tutta la nostra storia, no? Quindi non c'è niente di strano in un italiano all'estero. Siamo sempre stati via perché noi portiamo anche il nostro mondo in genere con noi, siamo delle piante che hanno bisogno del loro terriccio, possono attecchire dappertutto, però hanno un po' bisogno del loro mondo. Ora, e lo dico veramente, si può parlare di una decina d'anni, adesso accelerato, c'è un nuovo mondo meno deprimente che viene da est. Se smettiamo di fare terrorismo sulla Cina, sulla Russia non voglio neanche dirlo perché non sa va a san dire, però la Russia è una cosa che c'è vicina storicamente, però la Cina sono 1,4 miliardi, non possiamo più riassumerli sempre nello stesso modo, anche perché stanno portando un'ondata di investimenti che può essere presa anche culturalmente per formare delle nuove, diciamo, dei germi culturali che in Europa ormai non attecchiscono più, ragazzi, perché non è che io voglio abbandonare il paese, se poi io è una decina d'anni che mi occupo di libera informazione in modo amatoriale ma molto consistente. Da dentro, se uno ha anche un lavoro, una famiglia o delle cose, non ha anche tempo di dedicarsi a riformare la mentalità, a riabituare a leggere articoli che non siano più lunghi di 20 righe. C'è tutto un mondo. Io insegno inglese, non insegnare l'inglese è stato strategico a rendere gli italiani più ignoranti delle notizie dall'estero.
E allora... Questa cosa delle notizie, per esempio, diciamo così, ricollega all'inizio di puntata in bilico tra il ridanciano, il serio e l'impreparato, no? Un equilibrio perfetto. No, ma nel senso che noi viviamo in tante bolle, anche dal punto di vista nazionale, diciamo così, le notizie prendono il sopravvento a folate e tutto quello che c'è sotto, che è magari più interessante, che è più complicato da capire perché ci vuole diciamo così più attenzione, ci vuole un pochino più di studio, ci vuole un po' più di continuità, come per esempio come sono gli altri paesi dell'estero, non ne parliamo ancora di più, come la vita, come la politica, come vive la gente, cosa pensa la gente. Quindi alla fine noi abbiamo sempre delle idee stereotipate di determinati paesi e determinate situazioni. Uno dei modi con cui un antidoto è anche quello di muoversi, di viaggiare e non solo di uscire da questa bolla. Adesso che c'è internet, in qualche misura è possibile. Tu, dal tuo punto di vista diciamo così unico, nel senso che sei un italiano che vive all'estero, che è curioso, che ha una visione molto ampia delle cose, quali sono diciamo così i punti più interessanti che hai potuto trovare in Bulgaria, che ti hanno fatto decidere di trasferirti e di trovare il tuo posto, la tua dimensione lì? Allora, guarda, intanto dopo che mi hai fatto il complimento ho smesso di ascoltare, ho pensato che la prossima volta fallo alla fine, cazzo. No, dunque, allora, intanto credo che la parola intellettuale è un po' disgustosa, ma prima, a parte quello che dici, andare a leggere, chi lavora aveva un contratto non scritto con, diciamo così, chi scriveva e parlava, che poi dopo Chernobyl è diventato il giornalista. Perché dopo Chernobyl? E poi è perché sono mutati in peggio, ma poi ti spiego brevemente. Allora, come si dice a Chernobyl, non tirare il gatto per le corna. Certo. Allora... chi faceva il pane aveva una minima garanzia che almeno da più voci di parte, da destra e da sinistra come ti pare, delle persone gli spiegassero cosa accadeva, perché queste, mi segui, vivevano una vita non di lavoro pratico e avevano tempo. In più hanno distrutto la soglia dell'attenzione con la TV, quindi in combinato un giornalismo che non indaga più assolutamente, più una soglia dell'attenzione ridotta, vuol dire che poi non vivi più la storia, la vivi solo come argomento noioso, ma non nella sua è conseguente al presente. C'è un libro bellissimo che dice: se voi misuraste la storia in nonni capireste quanto è influente, perché arrivi che la rivoluzione francese sono 3-4 nonni fa, la senti più vicina, più connessa. Allora, in Bulgaria questo è interessante perché, per dirlo in modo semplice, siccome la loro storia è stata fatta da un'antichità, proprio questo andiamo nell'archeologia, molto ricca, più 400 anni di occupazione ottomana, che possono essere, diciamo, considerati gli hooligan nei vari rami dell'Islam, e infine liberatisi grazie ai russi dagli ottomani, sono subito ricaduti. Arrivai sotto un breve reggente prussiano, che però hanno fatto almeno dei giardini splendidi, e poi sono arrivati i soviet. Appena finiti i soviet è arrivato un ottimo post-capitalismo che io suggerisco assolutamente, con un mezcal dopo una bella dieta di soviet, giusto, con un bel gusano di neoliberismo già dentro, innestato, pronto a esplodere. Allora, questo è un posto dove puoi veramente parlare di storia amabilmente, mentre parli di calcio, bevi, poi ripassi perché ce l'hanno avuta in faccia, perché c'è ancora un senso un po', essendo una terra di mezzo,
c'è interesse, non dico che anzi, non è una cosa radical chic, diciamo. Puoi parlare di storia, è considerato un argomento, capisci, ancora vivo in un certo senso, no? E questo è molto bello perché capite, è solo un esempio, però vuol dire un po' varie cose, ecco. I soviet hanno lasciato una cosa che va vissuta giorno per giorno, sia nel suo male che nel suo bene. Sono delle cose come se io vado in Sicilia o al sud, io devo viverci per un po' per apprezzare alcune bellezze nel brutto, no? Io se vado 30-40 giorni su e giù dalla fine della Basilicata fino all'Ilva, ci sono dei momenti di bellezza industriale straordinari. C'è una cosa struggente nella monnezza di Palermo a volte, non so se mi spiego, ci sono dei palazzacci che di notte si illuminano come un alveare qui, e poi quindi la bellezza è diventata qui la natura, il rispetto per alcune cose che sono le uniche rimaste perché è stato distrutto molto del resto. Quindi è un posto dove si può riscoprire un ritmo un po' più lento. Contate che Plovdiv è considerata, quello che vi dico è più Plovdiv che la Bulgaria, e tutti vengono qua perché è grossa più o meno come Bologna, un'università, c'è un anfiteatro accanto a una moschea, accanto a edifici in stile Asburgo, quindi è un punto di incontro di tante storie questo, no? Sto sognando gli occhi aperti, ecco. Volevo dire, dico. Guarda, è più esotico di altro, perché del Giappone, dell'Africa abbiamo visto molto, invece noi ecco, io non sono un politically correct, non mi piace parlare con i termini che si usano, però è pur vero che insomma noi veramente abbiamo visto solo James Bond, i cattivi erano russi e voglio dire 4 altre cose, mi seguite? Sì, è vero, proprio annullati. I bulgari, se non c'erano Aldo, Giovanni e Giacomo, i bulgari non abbiamo neanche un'opinione. No, ti contesto, scusami. Io sono del 75, per me i bulgari sono quelli che hanno assoldato Ali Agca, non ce lo dimentichiamo. È vero. Va bene, lui era prigioniero in un progetto pilota di Guantanamo, alla Maiella, e già all'epoca protestava. I servizi segreti, però è vero, perché poi le cose che sapevamo a Bulgaria, Aldo, Giovanni e Giacomo, il Pipero, perché ovviamente anch'io ho preso spunto per il nostro titolo di questa settimana, e poi nient'altro. Esatto. 2 settimane fa Marco Tonzi, che è stato nostro ospite, che stava a Sofia, ci ha detto un gran bene, nel senso che anche lui probabilmente anche passando per la Cina, quindi ha avuto un'esperienza lui in Cina, e poi dopo arrivato in Bulgaria ha trovato ovviamente completamente cancellati tutti gli stereotipi che si potevano avere dell'idea della Bulgaria, di quel poco che uno poteva sapere della Bulgaria, no? Beh, guarda, per esempio, dato che lui faceva questo viaggio dalla Cina, conta che questa è l'ultima goccia di una cosa che per noi è poco più di un cartone, o se uno Marco Polo. L'orda d'oro di Gengis Khan si è fermata sostanzialmente, geneticamente, storicamente, culturalmente qui. Cioè, qui ancora ci si tolgono le scarpe quando, a parte l'androne, no? Si sta ancora scalzi, c'è molto il tè, vedi una goccia ancora di questo sangue nomade, e a volte anche un po' gli occhi di tagli particolari. Il passo lento non mangiato dalla televisione non è né buono né cattivo. Tu puoi essere depresso e post-sovietico, oppure post-nazionalista, quello che te pare, ma è il passo con cui lo fai, no? È un po' la vita. Se ancora noi viviamo molto nella mente. Allora, i Balcani sono messi male, ma in un modo ancora un po' vivibile da un punto di vista, direi quasi, non è per essere New Age, ma è proprio bioenergetico, nel senso che quello che ti circonda, come vibra con te, per esempio cade una bambina tutta in ghingheri per terra, non c'è subito uno stuolo di madri sotto Xanax che arrivano già agitandole, piange di tutto. Quella lì si gira freddissima, così,
La bimba si rialza tipo Materazzi dopo un fallo, con solo una lacrimuccia che cade così, non dice niente e cammina. Non so se mi spiego. Qui si dà del voi, non c'è manco il lei, qui c'è il tu e il voi. Quindi sono un po' di riacquistare alcune cose. Ok, ma prima della Bulgaria, allora facciamo 200 passi indietro. Quindi abbiamo detto Bulgaria, Pescara, Bulgaria, ma prima dove sei stato? Che cosa hai fatto? Come ti sei evoluto, mettiamola così. Come mi sono evoluto? Una domanda mi faceva sempre la mia ex, dunque. Siccome non posso fumare, bevo. Pensa che bella alternativa che avete trovato. Va bene. Sei un salvista. Se do un morso di seitan ogni tot minuti posso c'è seitan, certo, fa molto millennial, quindi acquistiamo, diciamo, quei sotto 35 anni che... Perfido. Vedi? Sei un furetto. Bene, allora, senti, io sono finito a Pescara perché i miei avevano traslocato lì e tuttora mia madre è lì. E prima stavo lavorando, prima ero di nuovo in Bulgaria che cercavo di fare dei progetti che poi non ho terminato perché mia madre è dovuta tornare in Italia per questioni di salute, quindi questioni irrilevanti per il nostro discorso che però mi hanno un po' trattenuto. E prima sono stato a Trieste, che era una città che mi sembrava veramente di per sé sarebbe ottima per vivere e anche poco conosciuta, straordinaria, perché è anche lì un piccolo gioiellino cosmopolita nel suo piccolo, solo che monetariamente per l'arrivo dell'euro in Croazia, che i croati sono proprio furbi come anche loro sono delle faine, e quindi la Slovenia si è salvata per conto suo perché è piccola, quindi è diventata più cara, quasi cara come Roma al momento. In realtà la Bosnia e la Serbia, che sono nomi anche di quelli che proprio fanno paura, hanno delle zone dove uno sta in realtà tranquillissimo, sia perché tutti quelli brutti ci siamo pigliati noi, sia perché sono delle zone, voglio dire che c'è un angolino tra Bosnia, Montenegro sulla costa e Croazia dove sei, dovunque tu sia al mondo, sai. Non è che poi sul viaggio mi dicevi, Emiliano, fuori onda l'altra volta, e poi la dimensione, io penso Piero sia d'accordo, così sto zitto anche un po' e parla Piero. Messi bene allora. Il salto di andare è sempre un po' così, ma quando si vive in un posto, in realtà tu vivi nel tuo rione, il tuo quartiere, cioè tu vai sempre in un negozio, dovunque tu sia, e uno dice, io quando dicono sei cittadino del mondo, io già inizio veramente ad andare in ebollizione, perché uno sei arrogante con uno che magari non ha mai viaggiato e quindi io sono cittadino del mondo, dipende come lo dici, mi segui, c'è spesso questa arroganza di andare, sai, ma non è vero poi, perché chi è veramente cittadino del mondo sa che una persona provincialissima può avere una mente straordinaria senza, scusate, provinciale intendo dire che non ha mai lasciato il suo paese, può essere veramente aperta con la mente, basta leggere per esempio, no? Quindi io penso che non ci sia molta differenza. Chiunque venga qua o in Cina o in un mese ha il negozio, il vicino, la bolletta, dopo 3-4 mesi tutta la routine, la mente si salva e ricrea una sua piccola routine dovunque sia, no? Quindi io non credo che sia un grande salto, ecco, il viaggiare. Penso che sia bello poter resettare la mente, questo sì, perché se vai via tu non sei più schiavo dei tuoi amici che non ti permetteranno mai di cambiare, perché se tu cambi gli dimostri che quindi anche loro possono cambiare, crolla tutto un castello di scuse, e quindi sì, meglio famo se non spritz, vero che già quello è brutto, perché il fatto che non si pigli il whisky vuol dire che non è mai ancora lo spritz, non va bene, si doveva bere no, vanno bene tutti e due, no, siamo qui a dipende dai momenti, tesoro, tu puoi bere quello che vuoi, perché sei come Obelix, sei caduto nello spritz da piccolo. No, sei come Obelix, potevi fermarti lì, era perfetto. Vabbè, mi sono perso poi, Emiliano, recuperiamo il allora, filo. No, in realtà stiamo dando microfono aperto al nostro espatriato di giornata
che è Oliviero, che ci dà la sua, no, nel senso che di oggi, della puntata di oggi, che ci dà la sua visione rispetto alle cose, rispetto alla vita e anche rispetto a, per esempio, quanto è grande il mondo, perché per Oliviero non ci sono grandi confini, nel senso che la sua vita in questo momento è in Bulgaria, ciò non toglie che magari un domani si va da un'altra parte per cercare qualcos'altro, si è stati altrove prima e tutto questo ha avuto un risultato in quello che è diciamo così il suo percorso finale. La domanda diciamo che ho maturato in questo tempo che ti ascoltavo è la tua ricerca in questo momento si è placata oppure sei certo che ci sarà sicuramente qualche altra tappa perché ancora ce n'è di spazio, di cose da vedere, da fare? Mi piacciono molto le tue domande, intanto perché continuano ad avere un sottotono che potrebbe essere tutto un codice per il programma per latitanti, perché poi se lo ascolti continua a sembrare una roba pesantissima. Vabbè, comunque, poi... No, però voglio concludere questa cosa della storia dei latitanti. In realtà i latitanti latitano a 100 metri da casa propria, perché se tu lasci il tuo luogo diventi un signor nessuno, quindi diciamo così che scappi dalla tua situazione. Per cui, diciamo così, dei latitanti che stanno cercando di cambiare vita, questo magari Executive forse sì. Latitanti, va bene. Esatto. Ma quante ne sa? Ne sa, quindi è un contumacio più con latitante. Esatto. Il contumacio con l'agretto, poi ci sta la sua morte sua. E non abbiamo, sono passati circa 40 minuti, non abbiamo assolutamente toccato cibo, caffè e quant'altro, degli stereotipi appunto degli italiani espatriati. Però dici questa cosa che effettivamente ti ho interrotto malamente. Scusa. No, ma anzi, perché le tue domande mi piacciono, dicevo, anche perché sono sempre sull'orlo di diventare un po' marzulliane, ma alla fine arriva sempre una bella domanda secca. È piacevole. Noi stiamo lavorando su quello, cioè sulla parte marzulliana, stiamo cercando di lavorare. E l'accento di Avellino che ancora non riesce bene. Beh, quello c'è rimedio, dai. Allora, dunque, cerchiamo di fare del nostro peggio. Tu mi chiedevi quindi, dunque, placarsi. Ok, dunque. Ci sono delle persone che mi piacerebbe coinvolgere in un progetto, sempre per una nostra connotazione losca, ma sto vedendo chi potrebbe essere interessato, perché la mia idea è che a una certa età, specie, vivere all'estero è molto diverso. Quando sei giovane, vai all'università, non lo so, conosci un sacco di gente, dove vai? Volendo invece costruire un progetto che per esempio coinvolga la campagna, chi sa cos'è la campagna sa che anche diventa bella se si è un po' di persone, no? Così hai un centro diciamo, non sei troppo dipendente per fattori di solitudine da altri posti, e poi creare un buon gruppo è un buon investimento. Quindi idealmente, se qui ci sono le condizioni per creare un piccolo flusso di espatriati interessati in un progetto che è un po' agro, sussistenza, un po' ovviamente per freelancer, questo è già nelle mie corde da un sacco di tempo e cercavo già di vedere dove farlo. Ho guardato anche le gelaterie quanto costano a Tanger in Marocco per vedere, no ma veramente ragazzi, cioè io la notte stavo lì con Google Maps e vedere, quindi se ci sono queste condizioni bene, poi ovviamente uno può desiderare anche altre cose, però per quanto riguarda una vita fuori da, diciamo, questo un po' un regime un po' nevrotico, a parte il regime, è proprio nevrotico, cioè non è solo un regime, è che gli dà pasticche a casa ogni sera, se sveglia fa altre cose, non è neanche quindi è una roba che fa male, perché una persona non può vivere senza un orizzonte temporale, cioè non può non avere più un futuro, non può il cervello, sembra che può, ma dentro tu non puoi dire io che tutto quello che volevo non lo farò più, cioè non puoi mettergli, che come ti programmi, no? E come fai? Allora, la mia domanda è, lasciamo stare la Bulgaria, ragazzi, qua la cosa interessante in genere è l'est, poi magari uno
vive in Italia per necessità, ma bisogna un po' aprirsi, perché o uno si apre, prende la sua piccola onda, dopo quando arriva, cioè i giochi sono fatti, noi non è che siamo degli investitori, quello che io voglio dire è che ci sono molte persone con tante cose da fare che, come in Albania Agon TV ha preso delle star un po' vintage della televisione italiana, ma che avevano il know-how, la capacità, la conoscenza di fare su un bel canale televisivo, hanno fatto un bel prodotto. E il fatto che qui ci siano degli investimenti nuovi vuol dire che una persona che vuole fare l'arrosticino lo puoi esportare dalla Turchia in Russia, se vuoi. Lo puoi rimportare in Italia insieme al personale che formi qua, cioè puoi fare qualcosa. Sì, un non po' come sei troppo legato, ecco. Diciamo sulla linea di confine avanzato, avere delle opportunità o cercare delle opportunità è più facile. Se tutti conoscessero la Bulgaria, se la Bulgaria fosse all'interno dei circuiti normali turistici di vita, eccetera eccetera, già sarebbe tardi per crearsi delle occasioni, no? Guarda, una precisazione. Sì, perché non è che qui sia proprio facile. Qui, siccome c'è il leva, che scusate, do per scontato delle cose, quindi qua è nell'Unione Europea, ma c'è il leva come moneta a cambio fisso, quindi noi con l'euro abbiamo il doppio di potere d'acquisto. Sebbene non sia... Qui i poveracci gli hanno fatto lo stesso gioco che hanno fatto noi con l'euro, alla Grecia con altre cose, cioè in realtà poi il prezzo al potere d'acquisto non va bene, perché qui hanno alzato, ma gli stipendi sono rimasti uguali, quindi qui c'è venuta la grande speculazione europea. E quello che è un po' di affetto, che mi dà fastidio che un paese che in realtà ha una sua storia, una sua profondità, venga trattato un po' come il paese dove si fa la grande industria un po' sporca di nascosto, dove ci sono le fighe. Non è bello questo, perché non è neanche proprio il paese giusto a cui farlo, capisci? Perché c'ha una sua dignitosissima storia che non è fatta solo di... no? Vabbè. Quindi scusa, non è che sia fuori dai circuiti, c'è stato grande... No, nel senso, rispetto il mio ragionamento, mi sono magari espresso economicamente poco chiaramente per la moneta, volevo dire questo. Ma hai anche ragione. Ma anche se qualcuno è alla ricerca di qualcosa di nuovo, di diverso, di un'opportunità, ovviamente farlo dove vanno tutti, dove ci sono tutti, è più complicato. Certo. Andare dove esatto, sì. non dico non c'è nessuno, ma insomma dove tu hai la possibilità di fare la tua nuova cosa e sei il primo, come può essere appunto un paese che ancora non è così interconnesso, così standardizzato come altri, può dare l'opportunità di esprimersi se uno, diciamo così, ha un progetto, una visione o anche semplicemente una curiosità, no? È uno dei motivi che spinge voi viaggiatori, vi indico a te e a Piero, perché viaggiate, siete stati in varie situazioni e non vi siete costruiti ancora un posto fisso dove stare, no? Non l'avete ancora trovato, quindi viaggiate quando ancora. Ti laurei, Piero, quando cazzo ti laurei, quando torni a casa. E quindi dicevo che è un modo, non è né migliore né peggiore di altri, non tutti riescono a fare questa cosa, così come non tutti, noi lo diciamo sempre, non tutti gli espatriati sono espatriati di successo, nel senso che ce la fanno non ad avere successo nel loro lavoro, nella loro vita, a comprarsi una casa, a farsi una famiglia, ma semplicemente che arrivano in un paese come può essere la Bulgaria e dopo 3 settimane ritornano in Italia perché era tutto per loro troppo difficile o troppo complicato. Secondo te quali sono dei tratti utili per affrontare un'esperienza in Bulgaria di lavoro, se a qualcuno viene offerto, perché ci sono delle possibilità e delle situazioni? Qual è il tipo di tratto umano che uno deve avere per
riuscire a capire la Bulgaria almeno all'inizio, per non avere uno stacco troppo forte. Beh, deve essere senz'altro bipede, tanto per iniziare deve dimostrare di essere pienamente bipede e con una mano prensile, però principalmente la cosa è molto, no, dico è veramente basilare. Adesso è un fatto di soldi, cioè qui puoi prendere, se non cerchi più, cioè tu capisci, a 20 anni non ti metteresti chiuso in campagna, ma neanche se cioè è un'altra cosa. Se tu qua uno un po' i grilli per la testa, più interessa avere degli ospiti interessanti per lui in campagna che non uscire e vivere. Se siamo in quella fase là, come tutti vedrai gli inglesi o i tedeschi che vengono a vivere, sono venuti a vivere soprattutto nei 20 anni passati, 30 in Italia, non è che si sono integrati più di tanto, gli piace la campagna, stanno lì in una bolla loro, no, vabbè. Sì. Ora dico quasi per emergenza, nel senso, qua puoi salvare ancora parte del tuo capitale facendoti costruire casa, probabilmente ti costa anche meno che comprarla, è di migliore qualità, ci stanno i geodi di legno, puoi farti quello che ti pare sostanzialmente, c'è terra. È un ragionamento molto cinico il mio e pratico, perché a parte la voglia di viaggio è un posto molto vicino all'Italia rispetto a tanti altri che ancora ti dà la possibilità con 4 soldi di, ti posso dire, anche le strutture per anziani non sono le migliori, ma da noi tanto sta andando, cioè capisci che ormai noi abbiamo le autostrade migliori ma non abbiamo i soldi per pagare il casello, quindi anche se me la lasciavi rotta, ma come qua almeno potevo guidare, eravamo pari e patta, però capisci, non è più vero che... È vero. E poi adesso come adesso probabilmente un sacco di investimenti, come hai detto tu, dall'estero stanno arrivando, e quindi anche un sacco di cose si stanno muovendo, no? Quindi se Piero si sposta a lavorare in Bulgaria, mettiamola così, sarà anche perché un'azienda ha deciso di investire da quelle parti, insomma, come è successo prima a Malta, come è successo a Gibilterra, come è successo in Irlanda, diciamo, no? Forse questo è l'evoluzione, no? Non per tema, dico in generale. Allora, invece no, era una facciamo... lamentela la mia, mica ce l'avevo con te. Io mi lamentavo nei confronti del mondo. Inventiamoci un segmento di questa trasmissione che faremo solo oggi, per la concausa dell'ospite e del fatto che Piero si sta per trasferire esattamente dove sta l'ospite. Quindi io chiedo a Piero di fare... Aspetta, sì. ti sbagli. Siamo chiari nelle spiegazioni delle cose. Okay. Mi sto per trasferire esattamente dove si trova l'ospite, virgola, per colpa dell'ospite. Dell'ospite. Quindi vabbè, sono veneto, ti trovo lavoro anche quando non go me. Cioè, era un sottinteso che non avrebbe cambiato la sostanza. Quindi adesso ho trovato lavoro da polentone in Sicilia a luglio. Ecco. Cioè la gente mi faceva le foto, ma perché pensava che fossi in borghese, è un'altra storia. È lui. Allora, Piero, fai delle domande a Oliviero specifiche rispetto alla Bulgaria, rispetto rispetto al trasferimento, rispetto a tutta una serie di cose che ti possono venire in mente, quelle che hai fatto nel mese precedente prima di decidere di trasferirti. Io non faccio domande prima di decidere di trasferirmi, perché di solito ho una procedura già ben testata in cui si analizzano specificamente i pro, si ponderano profondamente i contro, dopodiché quella prima cosa non lo posso dire, la prima cosa che istinto mi sembra la migliore, faccio, senza star lì troppo a ciurlare il manico o a manicare il ciurlo. Però 2 domande fondamentali, di cui la prima sostanzialmente non c'entra assolutamente nulla con quello che diceva Emiliano. Caro Oliviero, Martini, tu sei più nella tua vita Espresso Martini o Pornstar Martini? Io sapevo che tu ci avresti dovuto ridare un minuto della nostra vita per tutto quello che stavamo ascoltando e non crescendo una delle tue, lo sapevamo. Si vede sono che fatto così, mi conosci da oltre 10 anni. Rossignano, direi. Ragazzi, guardate che lui gli fai di farmi queste domande, però dobbiamo fare allora un prequel, perché lui era stato quello incaricato quando lavorava a Gibilterra di darmi il benvenuto e di farmi capire come... Allora,
Tu intanto conta che ho perso il traghetto, ha fatto tardi, quindi io in macchina sono arrivato a Barcellona, non c'avevo più l'ostello, quindi ho guidato per tipo 14 ore giù attraverso tutta la Sierra Nevada e sono arrivato quindi con gli occhi dello scoiattolo dell'era glaciale a Gibilterra all'1. Lui mi ha visto e che ha fatto per farmi capire la vita e il lavoro? Niente, spaghetti, vino, mi ha riempito il bicchiere, poi siamo usciti, abbiamo preso il caffè, lo stravecchio, e alcuni giorni dopo stavo lavorando, ecco come questo l'onboarding di Piero. Queste domande, dice, così lui vuole imparare. Caffè e Pacharal. Pacharal, bravo, terrificante. Allora, domandami Piero. No, ti dicevo, tu nella vita sei più espresso martini o pornstar martini, che sono due cocktail decisi, deliziosi, ma con un carattere estremamente distinto. Sì, io ti avevo dato l'opportunità di far dimenticare questa cosa. No, io voglio proprio saperlo. Allora, non so come uscire da questa terribile fossa mentale. Di espresso è l'unica cosa che ricordo. Solo espresso, perché sono come in un lavandino, non riesco, scivolo come un gatto nel lavandino, nella vasca. Non esco. Piero ha risposto espresso. La seconda domanda invece? La seconda domanda invece è, e questa diciamo che gli approfondimenti saranno fatti probabilmente in privato. Com'è la scena dello street food in Bulgaria? Dunque adesso che c'è un lockdown, un mese sì, un mese no. Com'era nei momenti... Sì, no, ma ancora sopravvive un po', perché comunque si trovano varie... c'è una scelta dignitosa. Ovviamente l'italiano dovrebbe astenersi dall'andare a mangiare cibo italiano all'estero per poi lamentarsi che è cattivo, perché ecco, allora... come disse una volta un cameriere in un ristorante tedesco italiano in Germania, scusate, a Monaco, a Baviera, quando mio padre gli chiese ma si mangia bene qui, il cameriere rispose io non sono mai morto. Che per un tedesco è un sorriso già. Il ristorante era di un abruzzese, quindi la vediamo. Comunque sì. Guarda che un tedesco felice è come un italiano depresso, è una cosa impressionante. Vabbè, comunque sì, perché vabbè. C'è un lactobacillus, per cui c'è uno yogurt particolare qui che non c'è da nessuna parte al mondo, perché solo qui c'è il lactobacillus bulgaricus, e quindi così. Poi Piero, visto che mi chiedi quali sono i record della Bulgaria nella storia, dunque mi ricordo che hanno inventato la cosiddetta chiave bulgara, che è quella cosa per aprire le serrature. Il primo attacco aereo della storia contro gli ottomani, hanno finto che fosse l'Apocalisse gettando tizzoni ardenti dalle mongolfiere, quelli sono scappati. Sono simpaticissimi, hanno dei record stranissimi. Mai persa una bandiera in battaglia, e poi era un impero che arrivava fino all'Albania da un lato, parte della Romania sotto, Grecia e tutto, per cui i bulgari dicono che la Bulgaria è l'unico paese che confina con se stesso. Perché hanno perso tutti i pezzi attorno, no? Comunque, per chi non sapesse, allora il vodka, l'espresso martini consiste in un vodka, liquore al caffè e un espresso, appunto. Esiste anche, non lo sapevo. Sì. Fu inventato da un barista che c'era una signora, arrivò e disse ho bisogno di un espresso, ma di qualcosa che mi tiri su, e quindi creò l'espresso martini. Mentre il pornstar martini si fa con la vodka al sapore di vaniglia, bravo, passion fruit, liquore al passion fruit, e poi un purè di passion fruit, lime juice e poi della vaniglia, dello sciroppo alla vaniglia, insomma. E del vino, mi sembra ben bilanciato. Del vino, come si dice, sparkling wine, quindi dello spumante, del prosecco, insomma. Una roba se sei una quarantenne che vuole suicidarsi, con una bottiglia di sonniferi è perfetto. No, è molto meglio una trentina di pornstar espresso, martini fanno una brutta fine uguale, fidati. Allora, stiamo ancora 2 minuti e mezzo e poi chiudiamo. Forza. Allora, in 2 minuti e mezzo non credo riusciremo a finire o a fare qualunque cosa di sensato. Ci sarebbero le nostre... Devi fare una domanda al volo, allora. Sì. Abbiamo ancora assolutamente disinteressata,
qual è la cosa che uno che viene lì assolutamente non deve fare, secondo te? Ecco, una cosa splendida che qui devi evitare di fare generalmente è bere e lamentarti di qualsiasi cosa, perché tu qui hai un antidepressivo pazzesco, che stanno tutti così con cazzi così più seri che dici no vai, vabbè, alla fine sto bene, volevo dirti che avevo dei problemi, ma invece dici aspetta, ripensiamo un attimo che alla fine sto abbastanza bene, sai. Non sto scherzando, siamo abbastanza viziati su questo, quindi basta che non te lamenti, se lamentano loro tu ti senti bene e tutto torna meglio. Piero, hai un'altra curiosità dell'ultimo secondo? Perché noi avremo le nostre domande delle 100 pistole, però a quanto pare abbiamo già risposto sostanzialmente, perché il nostro ospite di oggi è ancora diciamo in una fase nomade della propria vita, quindi sicuramente non ha deciso adesso di restare per sempre in Bulgaria, per cui tutte le nostre domande su dove sei, come ti senti, dov'è casa tua, eccetera, eccetera. Sicuramente casa tua è dove sei in questo momento. Al momento diciamo di sì. Abbiamo ancora 30 secondi per rendere questo il migliore episodio dei 45. Quindi niente, le nostre solite domande. Le domande su dove è stata il caffè peggiore che hai bevuto, piuttosto che cosa ti manca da Piero, dell'Italia. Ecco, sì, appunto. Cosa ti manca dell'Italia, in realtà essendo così vicino e ancora così connesso con l'Italia non ti manca niente, anzi riesci a dimenticare le cose che non ti mancano. Ma penso che più di 3 italiani vicino non dovrebbero stare, noi dobbiamo stare, ci dovrebbe essere un italiano ogni chilometro quadrato, perché insieme facciamo danni, massimo 2 italiani, va bene, 3 già inizia una cosa che non va bene. Considerando quanto è grande il mondo e quanto è grande un chilometro quadrato, probabilmente è anche troppo. Anche quando è profondo il mare. Benissimo. Quindi abbiamo concluso la puntata in questo modo, perché siamo oltre l'ora, io vedo lì sul live 1 ora e 2, 1 ora e 3, possiamo fare i saluti. Intanto allora ringraziamo Oliviero per essere stato con noi e per aver fatto anche un sacco di battute. Devo dire, noi non abbiamo riso semplicemente perché è il mezzo che, sai, si arriva un po' lontano. Ma neanche io ho più la forza, non ti preoccupare. E ti ringraziamo anche perché in questa carrellata di persone diverse, con le proprie storie, la tua è assolutamente una particolare, nuova, diversa. Abbiamo potuto mettere propriamente la bandierina sulla Bulgaria per quanto riguarda gli ospiti della trasmissione, per cui grazie ancora. Questo il mio ringraziamento. Vendo anche questo televisore, se mi volete contattare. Ma non è una finestra. Io ho pensato tutta la puntata che fosse una finestra, perché c'è un puntino solo. Non è un dildo di cotone. No, ma quello non l'avevo proprio visto, nel senso che pensavo che col riquadro quello fosse un riquadro della finestra. Ho detto è strano, c'è un faro solo in lontananza. Questo forse è l'insight migliore della puntata, ce l'abbiamo fatta proprio all'ultimo. Vabbè, quanto lo vendi sto televisore? È rotto, è un pacco. Allora dallo a Piero quando arriva, così non devo subito a Piero, hai capito tutto, io gli rifilo tutta la casa che i gatti hanno distrutto. Perfetto. Quindi allora, questa era la nostra 42esima puntata, la 10ª della seconda stagione. Io lo dico adesso perché i numeri delle puntate sono i miei, e poi invece loro dicono i luoghi e gli orari. Quindi grazie ancora Oliviero, è stato un piacere sentire e chiacchierare con te. E adesso è in ordine alfabetico. Io mi aspettavo che anche con te, di te per te, insomma, esplorassi le preposizioni semplici, che sono comunque anche un po' desuete nell'italiano. Comunque, ciao a tutti, non so, dovevo abbracciare. No, tu hai ancora tempo per salutare. Noi lo dobbiamo fare a pezzi, perché siamo in 3, quindi se no ci mettiamo 2 ore per salutare, facciamo una puntata più lunga della puntata stessa.
Io nel frattempo ti abbraccio forte nella speranza e nella prospettiva di rivederti presto. Sai che mi si scioglie il trucco così. Invece ai nostri ascoltatori con cui non ho la prospettiva di abbracciarmi e rivedermi presto, quantomeno non programmata, ricordo che gli appuntamenti sono presumibilmente domenica, ovvero il 21 di marzo, giorno in cui finisce la primavera, se non ricordo male. No, inizia la primavera. Inizia. E, secondo i centri è iniziata 2 mesi fa, ma questa è una storia diversa. Prego? Sì, era anche una diversa primavera. Storia, Va bene. Dicevo, domenica 21 marzo per il promo, mentre invece giovedì prossimo, 25 marzo, ci vedremo per la puntata seguente di cui assolutamente non posso pronunciare nulla. L'orario, come al solito, sono 18:30 orario delle isole del nord Europa, di cui una in questo momento è anche extracomunitaria. 19:30 orario del sud Europa, con l'eccezione del Portogallo, che piace sempre fare un po' scena a sé. 20:30 orario del vicino Oriente, come ad esempio casa di Oliviero, o in alternativa, se avete deciso di giocare a risico e muovere guerra dalla Kamchatka all'Alaska dal vivo, ad Apuka vi dovrete svegliare alle 6:30 del mattino, però mi raccomando, mettete la sveglia alle 6:15, che magari così però stiamo sotto ma il Utimbal a che ora va messo dentro al forno? Beh, dipende. Sempre alle 6:15 del mattino, se vi connettete appunto da Apuka, Kamchatka, Russia. Sochman, capito. 3 ore prima. Oliviero, le ultime parole prima di salutarci? Beh, speriamo di rivederci presto, perché alla fine questa puntata penso che, almeno a mio giudizio, è stata tra le migliori, e così suggerisco di ritrovarci per un capitolo in cui potrò fare a Piero quello che lui ha fatto a me, e possiamo fare una cosa tipo Make Piero Great Again, no? Ecco, no, Piero Makeover mi piacerebbe di più, però Home Edition, cioè non quello. Dobbiamo fare uno speciale. Piero si trasferisce. Speciale Piero. Sì. Si trasferisce a Plovdiv. Ecco. Piero goes to Plovdiv, tipo Frankie goes to Hollywood. Cioè, ecco, sì, se Piero si ricorda di filmare il suo viaggio dalla linea a Plovdiv, quindi facendo un bel blog di quelli fatti bene, poi noi facciamo in diretta il commento del viaggio di Piero. Guarda Piero, se tu in Marocco ti consegni a dei contrabbandieri libici, puoi arrivare anche via terra e hai più materiale su cui scrivere, ecco. Hai più possibilità di arrivare, tra l'altro, come ragazzi, in 000. Invece del tampone, la pistola ha un po' più di dignità umana, no? Cioè. Sto seriamente pensando di consegnarmi come ostaggio volontario a dei berberi in Tunisia, ma vedremo. Bravissimo, perché i berberi ho capito che hanno 2 qualità storiche fantastiche, però possiamo anche chiedere asilo politico in massa alla Russia, e presto diventerà un'iniziativa che ci faremo finanziare, così possiamo far viaggiare chi non viaggia e gli altri possono stare fermi. Dobbiamo finire questo programma, ragazzi, non so come uscire ancora nella vasca. Io direi che il titolo della puntata non è Dalla, bensì Alla Russia con amore, si conclude qui. Mi hai proprio tolto, proprio nella settimana in cui Biden ha mandato a quell'altro paese Putin, ci sta benissimo. Questa era Una vita da lontano, live ed in podcast. Vi ricordiamo di iscrivervi a qualsiasi cosa in cui trovate Una vita da lontano. Noi ci vediamo la prossima settimana, e sul canale YouTube e sui podcast per tanti nuovi video e tante nuove cose carine. Ciao. Super.